Devo fare scrambling e masking dei dati nei miei sistemi SAP. Certo, esistono anche gli strumenti SAP come il SAP TDMS oppure il SAP Field Masking o anche il SAP Information Lifecycle Management. Ma quali altri strumenti sul mercato possono essere presi in considerazione? Ne parliamo oggi con una giovane società che ha sviluppato un software specifico. Michele, presentati. Buongiorno a tutti, sono Michele Pinton, cofondatore di Inquero SRL, società leader in Italia per servizi e soluzioni software SAP in ambito data management e landscape transformation. Dimmi in 15 secondi che cosa significa fare scrambling e fare masking in SAP secondo voi. Rispondo alla domanda con un'immagine che è più potente di 1000 parole. In alto vedete l'uomo ragno, la maschera, sotto cui si nasconde l'identità originale di Peter Parker. Il secondo caso, noto caso di data scrambling, abbiamo Joker, il cattivo di Gotham City, che dopo essere caduto nell'acido cambia in modo irreversibile la propria identità, i propri attributi fisici e nessuno ricorda più, prima dell'incidente, quale fosse appunto l'identità originale. Le vostre soluzioni lavorano in ambiente SAP oppure anche non SAP? La nostra soluzione SAP Inquero Anonimo si applica esclusivamente ad ambienti SAP, ma non si limita solo al mondo ERP perché si può estendere tranquillamente anche a tutte le soluzioni SAP satelliti collegate all'ERP, vale a dire la Business Intelligence, quindi SAP BI, piuttosto che CRM, SRM, SCM e naturalmente anche il mondo HR, quindi con i dati delle risorse umane. Per la parte scrambling esistono già dei modelli di regole da utilizzare nei vostri sistemi? Esistono inoltre delle librerie per regolamenti specifici come il GDPR o la gestione delle carte di credito? Certamente esistono delle regole di scrambling preconfigurate e classiche, che sono quelle tipiche della sostituzione del valore di un campo con un valore fisso, piuttosto che la regola della sbianchettatura, la pulizia del contenuto di un campo. Tuttavia a queste regole abbiamo aggiunto degli algoritmi che amiamo definire intelligenti per la creazione randomica di identità fittizie che appaiono del tutto simili o verosimili rispetto alle identità originali. L'esempio che mi piace riportare è quello del mondo della fiction cinematografica, in cui vengono utilizzati dei personaggi puramente immaginari ma che sembrano reali e realistici. Allo stesso modo noi appunto generiamo queste nuove identità, per esempio creando anche un codice fiscale totalmente ricostruito che è verosimile e soprattutto anche valido e accettato dalle regole di controllo del sistema. Il masking in SAP significa che il dato viene reso non leggibile quando viene presentato all'utente, ma nel database è in chiaro. Nel vostro caso, che cosa significa? Nel nostro caso non gestiamo il data masking, ovvero il nostro tool lavora in modo esclusivo con modalità data scrambling, la modifica del dato a livello database. Tuttavia possiamo anche implementare a richiesta il data masking utilizzando la funzionalità standard di SAP UI Masking. È una soluzione specifica per il GDPR oppure può essere utilizzata anche per altri scopi? La soluzione Anonimo nasce ed è stata concepita per gestire le problematiche GDPR e quindi per la protezione dei dati personali di persone fisiche. Tuttavia abbiamo riscontrato in diversi nostri clienti anche la volontà di voler estendere queste funzionalità di data scrambling anche ad importanti società, loro clienti e quindi persone giuridiche. Di fatto lo scrambling funziona anche per realtà giuridiche e non solo per dati personali di persone fisiche. Quali sono le metriche per le licenze? Utenti, dimensione database, altre? La soluzione Inquero è posizionata come un pacchetto ibrido di licenza software e implementazione, secondo il modello T-shirt size, quindi small, medium e large, con riferimento al volume del database del sistema produttivo, del landscape su cui si va ad applicare. Qual è la tecnologia utilizzata dalle vostre soluzioni? Cloud, on-prem? È una soluzione basata su ABAP oppure altri linguaggi? Inquero Anonimo è un tool software sviluppato interamente in linguaggio ABAP e quindi totalmente SAP, che si installa in un sistema centrale che viene poi connesso via Remote Function Call RPC ai vari landscape e sistemi SAP su cui si vuol fare operare appunto lo scrambling del dato.
Immaginando di avere molti sistemi nel proprio landscape e collegati tra loro, ad esempio ECC o CRM, è possibile installare il vostro prodotto in un unico sistema controller collegato a tutti gli altri sistemi? Questa domanda può essere particolarmente utile nel caso in cui ci sia da fare scrambling su un cliente e questo risieda di fatto su più sistemi. Sì, certo, grazie alla centralizzazione del motore del tool è possibile generare delle identità fittizie omogenee. Questo vuol dire che la stessa identità generata nel sistema ERP può essere poi anche trasferita alla stessa identità che esiste nel sistema collegato, quale un sistema CRM piuttosto che SCM. Quindi il dato cliente X che verrà rimpiazzato con un nome fittizio, lo stesso nome verrà poi esteso anche a tutti i sistemi satelliti. Il vostro tool è certificato da SAP? Al momento non ancora, ma stiamo lavorando per ottenere in tempi brevi una certificazione generica TUV ISO 9001 sulla qualità della metodologia di sviluppo di tutte le nostre soluzioni software. Spero che questo contenuto ti sia stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!